Iniziamo con un edificio abbastanza famoso. Questo è la Casa Bianca a Washington. Vedete un edificio che per certi versi ricorda il Pantheon. Di nuovo abbiamo degli elementi di legno che sono le colonne, ma non solo le colonne, sono anche gli allineamenti verticali delle finestre, un timpano di fuoco e poi un grande corpo di terra. Le colonne sono 4, 4 è il numero del legno yin, 4 ricorda un progresso armonico e continuo senza sbalzi, e anche il numero delle 4 stagioni. 4 diviso 2 fa 2, 2 è un numero della Terra, quindi in questa struttura con 4 colonne ci sono anche delle informazioni di controllo. Lo capirai fra poco il perché di questo. Questo invece è il retro della Casa Bianca, che è rivolto verso sud. Nota una cosa molto interessante, nota centralmente questa estensione semicircolare, quindi forma metallo, di nuovo con delle colonne. Per la precisione abbiamo 6 colonne e 6 è il numero del metallo. Quindi puoi osservare che in questi edifici, per quanto costruiti insomma nel 1700-1800, puoi osservare una struttura simile a edifici molto antichi che si ripete poi in varie parti del mondo. Per esempio qui abbiamo di nuovo, arrivando da nord dalla facciata, le colonne legno, il timpano fuoco, il corpo della Casa Bianca terra e infine nascosto, nota nel retro, nascosto il metallo. Beh, anche qui ci chiediamo se c'è acqua o dov'è l'acqua. Beh, nell'edificio in sé non ci sono informazioni di acqua particolarmente evidenti, però vale la pena di andare a vedere cosa succede nei dintorni dell'edificio. Allora, qui puoi vedere la zona degli edifici governativi degli Stati Uniti. Ci sono... Non è tutta la zona che comprende gli edifici, ho fatto uno screenshot solamente della zona principale che contiene gli edifici più importanti o più significativi. Qui abbiamo la Casa Bianca. La Casa Bianca ha la facciata verso nord e il retro verso sud. Questa è una normale piantina, quindi va letta all'occidentale, perciò il nord sta in alto, il sud sta in basso, l'est sta alla tua destra e l'ovest sta alla tua sinistra. Quindi abbiamo la Casa Bianca posizionata in questo punto. Poi abbiamo un altro edificio molto importante, il Capitol Building, che puoi vedere qui cerchiato di arancione. Penso che sia, oltre alla Casa Bianca, l'unico edificio utilizzato per uffici o funzioni governative. Nota nel retro del Capitol Building c'è un laghetto abbastanza grosso dove si riflette il Capitol Building, e questo laghetto ha una funzione importante, lo capiremo fra un attimo. Ti ricordo anche che il Capitol Building è leggermente più rialzato rispetto al piano del laghetto, di qualche metro. Poi qui più o meno nel retro della Casa Bianca abbiamo il Washington Monument, che è un obelisco molto alto, se non sbaglio 55 metri, particolarmente significativo come forma, una forma di legno, la vedremo tra un attimo. Nota poi da questo lato, quindi nel retro della Casa Bianca verso lato drago, nota questo forte allineamento rimarcato da uno specchio d'acqua lungo e stretto. Ecco, questo si chiama una freccia avvelenata. È uno scià d'acqua. Gli scià sono in genere pericolosi come strade, ma se al posto delle strade sono fiumi, corsi d'acqua o comunque acqua, sono ancora più pericolosi perché l'acqua si muove.
Questo specchio d'acqua, questo scia d'acqua, diciamo, collega il Washington Monument con il Lincoln Memorial, che è questo che vedi. Nota però che il Washington Monument e il Lincoln Memorial non sono utilizzati dai viventi, perché non ci sono uffici. Il Washington Monument presumo sia visitabile, si passa, mi pare, da dentro, ma come un po' la Tour Eiffel. E il Lincoln Memorial è un memoriale, quindi non ci sono persone viventi che lavorano in questi due luoghi. Le persone che lavorano dei 4 edifici che abbiamo rimarcato qui sono nella Casa Bianca e sono nel Capitol Building. Attenzione, ti faccio notare nel retro della Casa Bianca, lato drago, quindi nel passato, anche la tartaruga è ciò che è nascosto, no? Ciò che non è visibile in prima istanza, abbiamo uno Shah e abbiamo una forte tensione generale nel retro, in tutto il retro della Casa Bianca, perché questi 3 edifici sono caratterizzati in modo molto forte. Abbiamo il Capitol Building, che è un edificio di terra e metallo a est, questo indica il dominio del legno. Poi abbiamo in centro il Washington Monument, che è un obelisco, quindi un elemento di forte legno con una piccola testa di fuoco, e poi a ovest abbiamo il Lincoln Memorial, che è un elemento di terra, quindi vedi che andando da est verso ovest abbiamo metallo che tenta di controllare il legno, legno che tenta di controllare la terra. Tutta questa dinamica si svolge alle spalle della Casa Bianca, non di fronte. Ora, per un edificio di rappresentanza, di fronte leggiamo ciò che viene, diciamo, data come versione pubblica. Nel retro leggiamo ciò che è interno, cioè ciò che viene conosciuto da chi dirige all'interno, ma non viene divulgato, non viene reso pubblico. Ti faccio notare che questi 3 edifici, il Capitol Building, il Washington Monument e il Lincoln Memorial, sono allineati sull'asse est-ovest in modo perfetto e c'è un fortissimo allineamento, ci sono dei forti Shah, chiaramente voluti. Ok? Ricordatevi che tutto ciò si svolge nel retro della Casa Bianca, diciamo fra virgolette se fossimo in un'abitazione in famiglia. Ecco, ora vediamo alcune immagini. Nell'immagine a sinistra vedete il Lincoln Memorial, poi c'è lo specchio d'acqua lungo e stretto di forma rettangolare e poi vedete l'obelisco, quanto è alto. L'obelisco che vedete anche nell'immagine a destra, riflesso nel laghetto, questo è voluto, e vedete che c'è proprio una tensione fra questi 2 edifici. Sarà il legno a controllare la terra, oppure il legno non riuscirà a controllare la terra e diventerà dipendente dalla terra, oppure invece si manterrà questa tensione a tempo indefinito? Questa è la domanda a cui bisogna rispondere dal punto di vista del Feng Shui. Vediamo qualche altra prospettiva. A destra vedete il Capitol Building, questa è la facciata, vedete di nuovo un edificio super classico, potremmo dire, colonne, timpano, un grossissimo corpo di terra e una testa di metallo ben marcata con ancora come si può dire, un bottone in punta. La foto a sinistra vi fa vedere bene l'allineamento, qui è preso un po' disassato, vedete in fondo il Capitol Building con le forme di metallo, in centro l'obelisco molto molto grande, una forma di legno con testa di fuoco e infine qui in primo piano vedete il Lincoln Memorial, quindi vedete c'è un rapporto molto netto fra gli edifici, non ci sono edifici interposti che possano bloccare o rallentare la cosa
e quindi è proprio rappresentata una storia. Qui vedete la prospettiva presa dal lato opposto, quindi dal lato del Capitol Building che sta di fronte. Questa è la facciata del Capitol Building. Vedete il laghetto sul retro, vedete che il Capitol Building è rialzato. Ora, questo laghetto serve a tagliare lo Shah, perché vedete che dietro c'è l'allineamento tra il Lincoln Memorial, che si vede proprio piccolo piccolo, poi c'è lo specchio d'acqua lungo e stretto, poi c'è il Washington Monument, l'obelisco, poi c'è un lungo rettangolo tenuto a prato. Notate che qui non hanno messo l'acqua, è meglio non esagerare, come si dice. E poi abbiamo questo laghetto che, vedete, taglia lo Shah. Ricordatevi che quando avete uno Shah puntato su un sito, che sia un'abitazione o altro, un corso d'acqua o una strada possono tagliare lo Shah. Questo è importante perché il Capitol Building è utilizzato, presumo, per uffici, mentre le altre due costruzioni no. Osservate di nuovo la manifestazione molto netta degli archetipi. Gli edifici sono molto marcati, sicuramente non c'è confusione, è tutto molto netto. Ma ci sono altre strutture di questo tipo? Sì, ne abbiamo una in Italia molto, molto grande, la Reggia di Caserta. Qui la vedete presa di fronte, quindi questa è la facciata, vedete nel complesso, il complesso è una forma di terra, vedete le due grandi ali che si spingono avanti, molto simili alla struttura del Vaticano, il grande Ming Tang o Fenice interna, che è l'ovale costruito di fronte, adibito mi sembra a prato, a giardino. Vedete questo allineamento molto forte sulla porta d'ingresso, rinforzato come se ci fosse una freccia, vedete proprio una freccia in facciata. Poi andiamo sul retro, vedete la tartaruga interna, quindi diciamo, l'area adibita a prato con una forma a U contenitiva. Poi ampliando i vari strati della tartaruga abbiamo il parco invece adibito a alberi, e poi vedete proprio sempre in linea questo fortissimo allineamento che continua anche nel retro, prima con la strada nel prato e poi addirittura con delle vasche d'acqua lunghe e rettilinee, uguali a quelle che abbiamo visto nel retro della Casa Bianca e nel Taj Mahal. Attenzione però, perché qui addirittura le vasche sono state costruite in discesa e lo Shah è più alto dell'edificio, quindi questo è uno Shah molto forte. Questo che vedete nella foto a sinistra è il retro della Reggia di Caserta, mentre a destra vedete la cartina. Ricordatevi che il nord è sopra, quindi la Reggia di Caserta ha il retro a nord e la facciata a sud, al contrario della Casa Bianca, e vedete di nuovo il fortissimo allineamento su cui sono costruite più piscine, almeno 3 piscine lunghe e strette. Ora, questa non è stata una grande idea, perché, come avrete notato, nel resto del mondo questo tipo di configurazioni vengono utilizzate per sepolture, sepolcri o luoghi sacri o luoghi rappresentativi, ecco, monumenti, magari non proprio sacri, potremmo chiamarli monumenti, ma non in un edificio che avrebbe dovuto essere abitato. Io non penso che questa configurazione abbia portato molto vantaggio ai costruttori, ai committenti più che tutto. Avevo letto una volta un'analisi che alcuni anni dopo aver completato la Reggia di Caserta la dinastia fu rovesciata. E tra l'altro uno Shah nel retro non è proprio una gran bella cosa, andrebbe evitato. Qui secondo me o il progetto iniziale era un po' diverso, c'era qualcosa che bloccava lo Shah,
oppure è stato fatto un errore. Non si utilizzano queste conformazioni per residenze adibite ai viventi. Va bene, ma torniamo a quello che stavamo dicendo. Qui vedete un'altra moschea molto famosa in Pakistan, di nuovo un corpo di terra, strutture di metallo però con la puntina di fuoco, quindi metallo-fuoco, e noi, se vi ricordate, abbiamo visto che cosa significa lo scontro metallo-fuoco, provate a pensarci. Qui in realtà non è uno scontro nel senso vero e proprio del termine, cioè non abbiamo un edificio di fuoco davanti a un edificio di metallo, ma l'informazione di tensione e di controllo è inserita in queste cupole appuntite. Di nuovo abbiamo 4 minareti, 4 legno yin. Questa volta dico di nuovo yin perché è piccolo rispetto al complesso della moschea, legno yin che si combina con il metallo yang. Questi sono i protettori, i guardiani di questa moschea. In realtà c'è una doppia cinta virtuale di protettori, 4 esterni, torre complete, e 4 interni sul perimetro dell'edificio. Qui abbiamo un'altra ex moschea, o forse moschea, non mi ricordo, comunque è Santa Sofia a Istanbul. Mi pare che adesso sia una chiesa cattolica, ma il principio è sempre quello: forti forme di terra e metallo e poi i protettori di legno yin intorno. Qui in questo caso i protettori sono attivi, vedete che hanno una testa di fuoco. Quindi siccome le moschee sono la sede del potere religioso, la dinamica del potere religioso nella cultura islamica è rappresentata da queste forme. Queste forme ci raccontano una storia. Queste forme ci raccontano degli anziani, di coloro che stanno al vertice, che attraggono e si combinano con i più giovani. Ok? Notate che è una dinamica simile, ma non proprio uguale, a quella che c'è negli edifici più importanti, gli edifici che rappresentano il governo degli Stati Uniti. Bene, cambiamo completamente argomento, nel senso che andiamo a analizzare adesso forme di legno. Qui vedete un'immagine di Hong Kong presa dall'isola di Hong Kong. Vedete quanto legno c'è, quanti edifici, quante torri, quanti grattacieli. Ora, le forme legno sono in genere associate allo sviluppo, alla novità, all'evoluzione, alla crescita e così via. Ma quando sono così tante, diventano competizione, cioè l'informazione diventa competizione tra forme. Competizione, tutti quanti vogliono salire più in alto e guardare da più in alto, quindi ognuno cerca di costruire più alto. Tra l'altro c'è un'altra cosa da dire, che quando c'è così tanto legno, l'espansione è portata proprio al massimo, all'eccesso, e quando ci sono così tanti alberi, così tanto legno yang, a terra c'è poca luce perché gli alberi tolgono la luce. E la stessa cosa, muovendosi dentro questi grandi grattacieli, c'è meno luce, intendo dire nelle strade. Meno luce significa presenza di acqua. Acqua significa qualcosa di nascosto che si muove senza essere visto, cioè all'ombra di questi grandi grattacieli ci sono molte cose nascoste, molti processi che lavorano nell'oscurità. D'altro canto, l'eccesso di legno a Hong Kong e l'eccesso anche di sha e di edifici che sono costruiti con degli sha verso altri edifici
è stato collegato da alcuni maestri di Feng Shui all'altissimo tasso di mortalità per cancro, perché fino a pochi anni fa, adesso non so se è ancora valida la statistica, comunque fino a pochi anni fa Hong Kong era la città col più alto numero di morti per cancro come cause sanitarie. Qui vedete di nuovo, questa volta l'isola di Hong Kong presa dal mare, vedete di nuovo quanti edifici ci sono, tutti sostanzialmente con una forma di legno, forme falliche. Sulla sinistra vedete uno tra gli ultimi edifici costruiti, la Bank of China, un edificio tagliente, pieno di triangoli, molto attivo, sicuramente uno degli edifici più attivi in assoluto presenti nel panorama di Hong Kong. Mentre a destra vedete l'International Financial Center, che è stato costruito successivamente. Tra l'altro Hong Kong, come vedete, è costruita su un'isola, quindi l'acqua sta a nord e l'isola sta nel retro a sud di Hong Kong. Le montagne di Hong Kong sono abbastanza mosse, ci sono montagne di varie forme, anche forme sfavorevoli, ma in realtà quelle sfavorevoli sono poche e servono solo ad attivare quelle favorevoli. Notate davanti a Hong Kong la baia di Hong Kong, che è come una sacca, vedete l'afflusso arriva da due lati. Notate questo fatto della sacca, perché ne riparleremo fra poco, sempre rimanendo in questa sezione delle 5 energie, e la struttura della sacca è una delle strutture migliori per quanto riguarda i guadagni e l'accumulo di denaro, l'accumulo di capitale, di possesso. Quindi notate questa struttura della sacca, ve la faccio notare perché la riprenderemo fra 3 o 4 lezioni. Dall'altra parte, sulla terraferma, c'è la parte che tecnicamente è ancora di Hong Kong, ma non è più proprio nettamente Hong Kong, perché Hong Kong è solamente la parte di città costruita sull'isola, quindi c'è lo Tsim Sha Tsui e Mong Kok, che sono la zona dove poi gradatamente andando verso nord sempre più povera, dove ci sono i lavoranti e gli emigranti che scappano dalla Cina continentale. Tutta questa zona a nord sul continente si chiama Kowloon, cioè 9 draghi. Si chiama 9 draghi perché la storia di Hong Kong è questa. Durante gli scambi avvenuti tra l'imperatore cinese e le potenze occidentali, a un certo punto l'imperatore di quel momento, abbiate pazienza, decise che era necessario costruire una città, una specie di porta di passaggio, una città dedicata al commercio per attivare il commercio, gli scambi commerciali e finanziari tra la Cina e le nazioni occidentali. Diede questo compito a alcuni maestri di Feng Shui che dopo qualche anno di lavoro trovarono questo luogo che secondo loro era il migliore proprio per quanto riguarda la finanza, e portarono l'imperatore a vedere, a visionare il luogo per ricevere l'approvazione. Sul luogo erano presenti 8 colline, quindi 8 draghi di terra, possiamo dire, e l'imperatore quel giorno vide il posto, diede l'approvazione e quel luogo venne chiamato Kowloon, cioè 9 draghi. I 9 draghi erano le 8 colline più l'imperatore che quel giorno era presente. Hong Kong in realtà all'inizio era solo un villaggio di pescatori, si è sviluppato enormemente ed è stato scelto proprio con il Feng Shui, e c'è una lunghissima e antica tradizione di Feng Shui a Hong Kong. Non lontano da Hong Kong c'è un villaggio Feng Shui che era abitato per lo più da maestri di Feng Shui, comunque si riunivano e si incontravano lì, e tuttora a Hong Kong il Feng Shui è sfruttatissimo, è utilizzato per qualsiasi edificio, che sia un edificio rappresentativo
o che siano abitazioni private, ma questo lo vedremo proprio adesso. Questo che vedete è l'edificio della Bank of China, la Bank of China Tower, quella di cui vi ho parlato poco fa quando vi ho fatto vedere lo skyline di Hong Kong preso dal mare. Ora vi racconto un pochino la storia di questo edificio. Nel 98-99 il passaggio del governo a Hong Kong è passato dalla Gran Bretagna alla Cina, perché Hong Kong era un protettorato inglese che avrebbe dovuto rimanere all'Inghilterra per 99 anni e poi ritornare alla Cina, e doveva ritornare, mi pare, nel 1998 o 1999. Alcuni anni prima di questo passaggio, la Banca della Cina, cioè la Bank of China, iniziò la costruzione di questo edificio proprio per portare anche la finanza cinese a Hong Kong come residenza, come avere un punto fermo. Questo edificio, appena è costruito, già durante la costruzione, scatenò molte polemiche, perché si diceva che era stato fatto con il Feng Shui appositamente per danneggiare i nemici e chissà cos'altro. Il governo cinese assolutamente smentì tutte queste storie dicendo che erano falsità e che comunque il Feng Shui era solo una sciocca superstizione. Questo edificio fu progettato dall'architetto Pei, un architetto mi pare giapponese o cinese, non sono sicuro, che anche lui negò di aver utilizzato il Feng Shui, però io ho parlato con persone che mi hanno detto che durante la costruzione sono stati visti più volte 2 maestri di Feng Shui che andavano a controllare e fare misurazioni. Comunque, fatto sta che nonostante tutti quanti abbiano smentito assolutamente l'utilizzo del Feng Shui, fatto sta che gli spigoli di questo edificio, che notate ha la base quadrata, e se voi guardate la parte superiore uno potrebbe pensare che abbia una base triangolare, invece ha la base quadrata. Beh, comunque tutti gli spigoli di questo edificio sono puntati su banche nemiche, e in particolare uno spigolo è puntato sul palazzo del governatore inglese, che all'epoca era Chris Patten, l'ultimo governatore inglese di Hong Kong, che poi adesso è tornato in Gran Bretagna e al momento fa parte del Parlamento o della Camera dei Lord, non mi ricordo. Comunque Chris Patten ha scritto alcuni libri sulla sua esperienza. In uno di questi scrive appunto che lui non credeva al Feng Shui, non se n'era mai interessato, ritenendolo una superstizione locale o qualcosa del genere. Quando questo edificio era in fase di completamento e quindi lo Shah iniziò ad agire, lo Shah che puntava sul palazzo del governatore, lui racconta che improvvisamente lui e la sua famiglia furono presi da malattie ricorrenti e medicalmente inspiegabili, che il lavoro si fece complesso, c'erano continuamente intoppi, problemi, cose che non erano mai successe prima. E lui racconta anche che nel momento in cui lasciò il palazzo del governatore per tornare in Gran Bretagna, improvvisamente tutti i problemi di salute dei suoi membri della famiglia sparirono. Quindi abbiamo una testimonianza, diciamo, di una persona inizialmente scettica. Questo edificio sì, è una forma da lontano, da molto lontano di legno, ma quando ci avviciniamo e vediamo tutti questi spigoli, i triangoli, le forme appuntite, questo è un edificio sicuramente di metallo tagliente. Lo vedremo nella lezione 10 e 11. Questo si chiama un Pochun, cioè un distruttore di eserciti. Notate questo edificio com'è estremamente più attivo rispetto agli edifici, a molti altri palazzi che sono anonimi in confronto. Quindi questo è estremamente attivo. La facciata verso nord, quindi verso la baia di Hong Kong, è stato costruito in modo da avere una bella apertura sulla baia. Hanno scelto un punto particolare per cui
stando dentro questo edificio, io ci sono stato, si ha proprio l'impressione di aprire, di apertura, quasi di andare verso la baia. Ma pochi anni dopo c'è stata la reazione probabilmente di un gruppo di banche concorrenti che ha costruito quello che vedete sulla destra. Questo è l'International Financial Center, è stato costruito a un livello più basso del Bank of China, ma in realtà è più alto di 9 piani, è un edificio possente ed è stato costruito esattamente nel punto in cui c'è la maggior apertura per l'edificio della Bank of China, cioè in pratica è come una colonna esattamente di fronte alla Bank of China che gli taglia la strada e lo blocca. Io ci sono stato anche su questo edificio, è impressionante l'effetto di questi due colossi che lottano, il legno Yang contro un edificio di legno, contro un edificio che è un 7, un Pochun, ancora non l'abbiamo visto, lo vedremo nella lezione 9, quindi comunque un metallo tagliente. Qui vedete l'International Financial Center, visto così magari può sembrare una semplice forma di legno, ma in realtà ha delle punte, come delle schegge sulla testa. La testa è come se portasse un elmo con delle corna, delle punte affilate. Ho messo questa foto notturna per farvi vedere bene l'impressione che dà questo edificio con questi denti aguzzi sulla punta, che si frappone e si pone proprio centralmente a guardare l'edificio della Bank of China e gli taglia la strada verso il mare. Non stupisce che con attivazioni di Feng Shui così forti, chiaramente gli sha portano malattie, e non stupisce che se l'ambiente è molto informato di queste informazioni di pericolo, di attacco, di lotta, ricordatevi che gli sha sono collegati a zanne, denti, artigli, quindi fanno alzare tantissimo la nostra attenzione profonda, ci sentiamo a disagio, e a questo punto, alterando gli equilibri base, come abbiamo studiato al corso base di Feng Shui, chiaramente poi sorgono dei problemi grossi. Bene, abbiamo visto forme di legno, adesso andiamo a vedere delle forme di terra, i tipici casermoni, i tipici condomini delle periferie delle grandi città. Naturalmente non devono essere troppo lunghi. Qui a destra vedete Palazzo Farnese, un tipico edificio di terra, basso, schiacciato, con un po' decorato, però il tipico edificio che sembra un baule, uno scrigno. Vedremo nella lezione 9 a cosa sono collegati questi edifici. Qui a destra vedete, ho trovato questo reperto storico interessante, perché Ludwig Hibelsermeyer, un architetto tedesco, penso, è stato uno dei primi a concepire e teorizzare le case a schiera. Ricordate che il cemento armato è stato inventato dai nazisti e quindi è poi stato utilizzato anche per le costruzioni civili. Sicuramente questi sono elementi di terra, ognuno in sé è un elemento di terra. Sulla destra invece vedete un altro palazzo farnese, sempre della famiglia Farnese, però in provincia di Viterbo. Vedete questo edificio, a differenza dell'altro, non è semplicemente una forma di terra, ma è più possente. Sembra un leone accovacciato visto di fronte. Vedete i due grandi contrafforti laterali addirittura inclinati o apparentemente inclinati, non so se dipende dalla prospettiva della fotografia o sono veramente inclinati, sembrano le zampe appoggiate a terra. A questo edificio manca solo la testa per diventare qualcosa di simile alla Sfinge. Vedete la simmetria e vedete che quindi abbiamo per esempio due zampe, le zampe sono appoggio, sostegno, sono un pieno.
quindi i pieni sono in numero pari. Vedete che invece gli ingressi e le finestre hanno voluto mantenere sempre una caratteristica Young, dispari, quindi dal piano suolo questo grande portone marrone, poi con una delle due scale si sale al primo piano, abbiamo un altro portone centrale, quindi un numero dispari fra finestre e porta, poi abbiamo queste grandi 5 finestre arcate, di nuovo 5, insomma vedete che c'è una netta simmetria, e questo mi porta a approfondire una considerazione che ho fatto in qualche lezione fa quando ho parlato del Pantheon, e poi, se avete notato, tutte le volte che ci sono delle colonne io tendo a dividere per 2. Perché divido per 2? Quindi se ci sono 10 colonne ne calcolo anche il 5, se ci sono 8 colonne considero anche il 4. Perché? Non è per far quadrare i conti, ecco, non è perché devo trovare quello che mi serve, ok? C'è un motivo molto più profondo, e quindi, anche se la lezione è già lunga, purtroppo qui ci scappa una mini lezione di scuola della forma. Quindi una cosa basata sull'intuito, sull'istinto profondo, molto molto importante. Lascio un attimo l'argomento delle 5 energie. Quando noi consideriamo una casa, un edificio, più in generale un edificio, l'archetipo più profondo a cui facciamo riferimento per collegarci è quello della montagna. Una montagna che magari da qualche parte ha un buco, un incavo o addirittura una grotta, una caverna. Come viene rappresentato nel trigramma della montagna, che si chiama proprio la montagna o la porta, che vedete a sinistra. Vedete, la prima e la seconda linea sono yin aperte, la terza linea è yang e piena a proteggere. Quindi noi concepiamo e a livello profondo viviamo le nostre abitazioni come se fossero delle piccole montagne con un buco dove noi ci possiamo andare a nascondere, ci possiamo andare a riposare, ritemprare le energie. Ora guardate un attimo che cosa significa una montagna, e soprattutto che cosa significa una montagna in cui ho una porta o comunque una caverna, un posto, anche solo un incavo in cui io mi posso riparare. A livello di forma, l'incavo da cosa è formato? Da un pieno, poi un vuoto che è l'incavo stesso e poi un altro pieno. Vedete, questa scansione è rappresentata dalle due linee inferiori del trigramma, pieno, vuoto, pieno. Quindi a livello di forma abbiamo uno yang, poi uno yin, cioè un buco, e poi uno yang. Mi capite? Quindi il vuoto è yin perché può ricevere, il pieno è yang perché respinge. Questa è la descrizione a livello di forma di una montagna. Ma a livello di funzione ed energia le cose sono complementari, perché i pieni sono stabili, mentre invece il vuoto è attivo perché ci può essere il movimento. Quindi vedete che la polarità è complementare, dove la forma è yang, yin, yang, la funzione è yin, yang, yin. Forma e funzione sono quasi sempre complementari, ricordatelo perché è importante. Quindi cosa succede da questo? Che noi siamo abituati a livello molto profondo a vedere i pieni in numero pari, cioè due yin che contengono uno yang, e i vuoti in numero dispari. Nel Feng Shui c'è un detto famoso, apparentemente stupido, che dice: tra due montagne c'è sempre una valle, scusate, e tra due valli c'è sempre una montagna. Vedete, la valle, che è l'apertura, è contenuta da due montagne, cioè un vuoto contenuto da due pieni. Dunque noi siamo abituati a vedere lo yang in numero dispari
è lo yin in numero pari, diciamo che è più conforme. Qui mi sono tenuto sul semplice proprio per rappresentare in questo concetto in maniera evidentissima. Guardate il disegno a sinistra, vedete? Abbiamo la porta, abbiamo uno yang, uno yin e uno yang a livello di forma, cioè un pieno, un passaggio e un pieno. Questa è una cosa naturale per noi, ci sono anche le finestre che fanno gli occhi, vedete? È una cosa naturale. Ora pensate invece di avvicinarvi alla casa rappresentata a destra. Non guardatela solo in modo un po' così meccanico, stupido come un disegno, ma pensate proprio di doverci andare lì e dover entrare, dover farvi accogliere. Guardate quanto è dissonante l'immagine di destra rispetto a quella di sinistra. Dovreste riuscire a sentirlo nella pancia, perché i disegni dei bambini servono proprio a quello, che disegnano gli archetipi in modo netto. Avvicinandovi guardate che c'è un solo occhio che vi guarda e due porte possibili. Vedete, in questo caso abbiamo 3 pieni e 2 vuoti, 2 passaggi. Alternate lo sguardo a destra e sinistra, quindi sull'immagine di sinistra e di destra, alternatelo e portate attenzione alla vostra pancia. Immaginate o comunque visualizzate di avvicinarvi veramente a questo edificio e dover fare qualcosa con l'edificio, cioè dover entrare. Mentre avete dentro di voi questa intenzione, più che una visualizzazione è solo l'intenzione, attenzione perché altrimenti quelli di voi fantasiosi si fanno un bel film adesso, invece non voglio. Quindi con questa intenzione alternate lo sguardo a destra e a sinistra con l'intenzione di fare qualcosa con l'edificio e portate attenzione alla pancia. Dovreste sentire in modo netto che nell'edificio di destra c'è qualcosa che vi disturba.